Bentornati ragazzuoli, oggi vedremo come unirsi ad un clan e per quale motivo è conveniente farlo. Intanto però vi vorrei consigliare di attivare gli inviti dal vostro profilo. Questo perché consentirà a voi vedere eventualmente gli inviti che ricevete per entrare ad un clan, perché altri giocatori che si trovano all'interno di un clan volendo potrebbero invitarvi. Se voi però li avete inattivi questi inviti, a voi non arriverà alcun invito. Quindi andate nel vostro profilo, ovvero cliccate, premete con il dito sul numeretto del vostro livello, nel mio caso 13, e vedete c'è scritto inviti dal clan. Io ce l'ho segnato in rosso, l'ho fatto apposta per farvi vedere, di solito appena iniziate il gioco è subito verde, però l'ho fatto appunto per far vedere che nel mio caso ad esempio non potrei ricevere inviti. Clicchiamo quindi sulla parte rossa e avremo queste tre opzioni, ovvero ricevi inviti e appari tra i consigliati, ricevi semplicemente inviti oppure non ricevere inviti. La prima opzione vuol dire che ricevi inviti da chiunque, però nella lista dei giocatori, diciamo, che cercano clan, voi vi trovate appunto in quella lista. Nel mio caso non mi interessa, quindi io cliccherò semplicemente ricevi inviti. Se magari invece cercate clan, vi consiglio di fare la prima opzione. Altra cosa che vi consiglio è quella di cambiare le vostre etichette del profilo. Questo perché chi sta cercando giocatori per il proprio clan, alcune volte cerca dei giocatori precisi, ovvero nel mio caso abbiamo le etichette sarebbero queste sotto tra inviti e il livello e il nome ovviamente, che sarebbero queste qui: guerre tra clan, giochi del clan, accumulatore. Accumulatore vuol dire che fate sempre state in farm, ovvero che fate sempre attacchi multigiocatore per fare tante risorse. Guerre tra clan le vediamo nei prossimi video, giochi del clan li vediamo nei prossimi video, quindi per il momento magari non li mettete. Base del costruttore li vediamo nei prossimi video. Cacciatori di trofei vuol dire che appunto andate in multigiocatore per fare tanti trofei. Lega della guerra li vediamo anche nei prossimi video. Guerre amichevoli ve lo spiego così tanto per, ma sempre nei prossimi video. Designer vuol dire che vi piace creare villaggi. Accumulatore ve l'ho già detto. Donatore attivo vuol dire che vi piace donare tanto all'interno però del clan, quindi tra poco lo vedremo. Poi c'è capitale del clan, che lo vedremo più avanti. Attivo ogni giorno vuol dire che siete molto attivi, pronto ad imparare, magari state appena iniziando, quindi magari pensate più che altro a queste etichette in basso piuttosto che le prime che vediamo. Capitale del clan anche le vedremo più avanti. Poi amichevole, comunicativo, istruttore, competitivo, principiante, aggressore, novello. Va bene, io ho messo già le mie etichette così tanto per farvi vedere, ma le cambio. Ad esempio, proviamo a cliccare. Ah, è vero. Ok, devo togliere. Proviamo a cliccare ad esempio questa. Poi clicchiamo questa e questa, così a casaccio. Clicchiamo salva e guardate, di nuovo sono cambiate. Quando i capi stanno cercando un giocatore, gli basta semplicemente andare a cercare il giocatore con questo stile di gioco, diciamo. Ed è più facile reclutare, tra virgolette, molto tra virgolette. A questo punto direi di vedere come possiamo unirci ad un clan e perché. Allora, se vedete sulla letterina
io la chiamo posta, posta perché ora vi faccio vedere, c'è il numeretto 1, ci clicchiamo sopra ed ecco qui, abbiamo un invito ad un clan. Se noi invece avevamo, ad esempio, qui nel nostro profilo inviti disattivati, quindi in rosso, questo invito non lo potevamo vedere perché appunto era disattivato. Quando ci uniamo ad un clan possiamo sia accettare gli inviti, come in questo caso ci è arrivato l'invito e magari possiamo o accettare o rifiutare, oppure possiamo invece andare a fare richiesta per unirci ad un clan. Per fare richiesta andate su visualizza clan, in questo caso ne abbiamo uno, abbiamo questo che è sempre un clan che gestisco io, quindi andiamo su visualizza clan e clicchiamo su unisciti, vedete? È in grigio perché dice il livello del municipio è troppo basso per poterti unire a questo clan. Se voi guardate nell'ultimo rigo c'è scritto livello del municipio necessario 4. Quindi questo vuol dire che noi siamo TH3, quindi non possiamo unirci perché questo clan richiede il municipio di livello 4. Però noi abbiamo l'invito e ci andiamo ad unire tramite l'invito. Prima però vorrei farvi vedere una cosa. L'EDE, che sarei sempre io, ci ha mandato l'invito e ok. Se noi guardiamo il suo profilo, quindi clicchiamo nella parte diciamo centrale di questo invito, ci compaiono queste tre opzioni. Se clicchiamo su profilo, noi guardiamo intanto il suo profilo e poi guardate un po', c'è scritto aggiungi amico. Vuoi inviare la richiesta d'amicizia? Sì. Quando l'altra persona riceve l'invito ha la possibilità di accettare o rifiutare. Nel caso in cui accettate, siete amici, quindi vedete ad esempio quando quell'amico è attivo, vedete dove si trova quell'amico, quindi in quale clan si trova. Questo è un modo rapido per accettare gli amici. Se magari avete qualche amico con cui volete stringere amicizia e volete poi unirvi insieme ad un unico clan, vedete che per ogni profilo sotto al nome ci sono dei numeri e delle lettere tipo codice con il cancelletto. Quello è il tag. Questo tag è presente sia su qualsiasi profilo che anche su qualsiasi clan. Quindi è un modo, diciamo, facile e veloce per trovare un clan o un giocatore. Ovviamente questi codici sono diversi perché altrimenti sarebbe impossibile. Quindi ora vi faccio vedere. L'EDE ha questo codice, invece io ho quest'altro codice. Quindi se voi per esempio volete trovare queste persone inserendo quel codice, vi segnate un codice da un pezzo di carta, fate voi, o vi basta semplicemente magari copiarlo. Andiamo su l'EDE, ci copiamo il tag, quindi clicchiamo qui sui tre puntini, clicchiamo su copia, tag copiato negli appunti del dispositivo. Andiamo su social, andiamo su cerca giocatori, mettiamo il codice e via, facciamo cerca. Ed eccolo qui, di nuovo abbiamo il profilo di l'EDE. Ora già l'amicizia gliel'abbiamo inviata, quindi non potete inviarla di nuovo a meno che non rifiuta. Però se rifiuta è inutile inviarla di nuovo, vuol dire che non ci tiene alla vostra amicizia. Ora noi andiamo ad accettare questo invito al clan. Siete pronti? Via. Ora fai parte del clan Dragon Elite. Guardate un po' qua in basso. Abbiamo il nostro castello. Del nostro castello ci sono dei soldini per terra. E in realtà sono anche sopra questi soldini. Questo è il nostro deposito. In realtà questo c'era già prima che facevamo parte di un clan. Quindi anche se siete senza clan avrete questo deposito. Questi soldi che vedete qui in giro li potrete
andare a ritirare quando volete. Dal momento in cui li ricevete potete ritirarli quando volete. Quindi andate su, cliccate il castello, andate su tesoreria e fate prendi. Rifate di nuovo ok. Guardate un po' come sono saliti nel frattempo l'elisir. I soldi no, perché sono al massimo. Però se vedete ci stanno ancora altri soldini. Questo perché non abbiamo più posto nei nostri depositi. Quindi quello che non entra rimane lì dentro. Come facciamo a ricevere queste risorse? O fate le guerre tra clan, ovviamente se vi trovate all'interno di un clan. Queste guerre ovviamente adesso ve l'ho soltanto accennato così, ma le vedremo nei prossimi video, perché vi spiegherò bene cosa sono e cosa servono. Oppure, ogni volta che voi fate 5 stelle, una volta al giorno, quindi ogni 24 ore, se fate queste 5 stelle, ricevete un bonus stella, si chiama. Il bonus stella dipende dalla lega in cui vi trovate. Quindi noi in questo caso siamo a lega ancora non classificata e ogni volta che facciamo queste 5 stelle, quindi una volta al giorno, riceviamo 50.000 di soldi, di oro e 50.000 di elisir. Per vedere quante risorse prendiamo ogni 5 stelle, ovviamente ho cliccato qui in basso, vedete bonus stella. Di fianco sulla destra ci sono 3 stelle su 5 e di fianco ancora sulla destra c'è la I. Cliccate sopra la I e vi appare quante risorse prenderete ogni volta che fate queste 5 stelle. A cosa serve questo clan? Serve per intanto aiutarvi a crescere e poi per non annoiarvi mentre che giocate, perché soprattutto all'inizio no, sempre questo gioco sarà un po' noioso, ci saranno tempi morti in questo gioco in cui vi potreste annoiare, quindi hanno fatto un clan. Il clan appunto serve sia per non annoiarvi che per andare a crescere più velocemente piuttosto che fare tutto da soli, perché all'interno del clan voi potrete chiedere truppe, potrete quindi ricevere truppe dal castello. Guardate un po', se io clicco su richiedi posso scegliere che tipo di truppa voglio ricevere all'interno del castello. Allora, visto che utilizziamo quell'esercito, io direi di richiedere valchirie. Una me ne entra, io tenevo premuto lì. Una valchiria e facciamo 2 barbari. Quando qualcuno vedrà la nostra richiesta all'interno del clan, riceveremo, se ci dona, riceveremo queste truppe che abbiamo richiesto. Aprendo la chat, il gioco ci dice che ci sono delle regole da rispettare all'interno di qualsiasi clan. Questa cosa vi verrà ogni volta che vi unite ad un clan. Quando avete letto, cliccate ho capito ed ecco la chat. Guardate un po' cosa ci è apparso. Lady E ci ha donato. Ogni volta che ricevete queste truppe, nella schermata vi appare il nome di chi vi ha donato queste truppe. Se noi andiamo infatti sul nostro esercito, guardate un po', ci sono le truppe. Ora vi faccio vedere in multigiocatore come piazzare queste truppe. Andiamo a vedere. Non è difficile, ma è tanto per farvi vedere come utilizzare. Guardate, negli slot sotto delle truppe c'è uno slot in più con lo stemma del clan. Lì dentro, se ci tenete premuto sopra, vi fa vedere le truppe che abbiamo nel castello. Andiamo a piazzarle. Le metteremo più avanti, più tardi, diciamo, non all'inizio dell'attacco, ovviamente, perché altrimenti ce le brucia male. Questo villaggio, per esempio, è più alto di noi. Vedete la casetta? Quella casetta lì mi sembra che sia
un TH6, ora non ricordo. Comunque è più alto. Mannaggia però, che giro fate giganti. Entrate qua. Ok. Ok. Poi al momento giusto andremo a piazzare le nostre truppe che abbiamo nel castello. Cercate di non farle morire troppo presto queste truppe che avete nel castello, perché se non muoiono vi aiuteranno tantissimo, soprattutto la Valchiria. Quella signorina con i capelli rossi si chiama Valchiria. E guardate quanto danno fa. Fa tantissimo danno. Quindi se non muore sarebbe meglio, perché vi coprirà un bel po', vi aiuterà tantissimo con la pulizia di questo villaggio. Butto i cosi, i spaccamuro tanto per... Ok, abbiamo finito. Perfetto. Guardate un po'. Abbiamo fatto 3 stelle. Vi ricordate che avevamo 3 stelle più altre 2 che mancavano? Ne abbiamo fatte 3. Quindi, infatti, se vedete, c'è già la prossima stella. Questo perché io non ho attaccato ieri. Quindi, se appunto saltate un giorno, solo un giorno però, se saltate 3 giorni per esempio, non vi collegate per 3 giorni, non vi succede questa cosa. Però se saltate un giorno, il giorno successivo vi darà 2 volte il bonus stella. Potrete prendere 2 volte il bonus stella. Clicchiamo su ok. E di nuovo noi avremo qui nella tesoreria, vedete, sono cresciute le tacchette, confronto a prima, con appunto quelle risorse che abbiamo appena ricevuto. Ah, una cosa, le truppe che richiedete nel castello non potrete richiederle ogni volta, ma dovete aspettare 12 minuti, se non sbaglio, tra una richiesta di truppe e un'altra. Infatti a noi ci dice che dobbiamo aspettare ancora circa 4 minuti, quindi non possiamo fare niente. Ma anche perché siamo strapieni con i depositi, quindi anche se fosse non potevamo comunque fare niente. Prima di lasciarci vi volevo dare un consiglio. Visto che ci siamo uniti ad un clan, noi da questo momento, se il capo decide di inserirci a queste guerre tra clan che vi ho accennato prima, volendo possiamo anche partecipare. Se però il capo vede, la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte, se i capi vedono che tu hai lo scudo rosso nel tuo profilo, il capo non ti inserisce, perché il capo pensa che tu o non puoi attaccare perché hai impegni, oppure per qualsiasi altro motivo non potrai partecipare a questa guerra. Le guerre come funzioneranno ve lo spiegherò più avanti, perché nel frattempo stasera io scatenerò una guerra dove mi inserisco e poi dopodiché vi farò un video su come funziona questa guerra, appunto. Come si fa a cambiare scudo? Andate nel vostro profilo e vedete qui c'è scritto guerre tra clan, sotto lo stemma del clan, guerre tra clan. E dice usa questa impostazione per far capire al capo se vuoi partecipare o no alle guerre tra clan, appunto. Se, quello che vi ho detto poco fa io, se volete partecipare alle guerre vi consiglio di mettere lo scudo rosso, perché spesso, cioè molti capi, utilizzano questo metodo, tra cui io. Perché se io vedo che qualcuno ha lo scudo rosso, quindi clicchiamo ad esempio anche no, vedete? E rimane rosso. E se noi andiamo nella lista dei giocatori, guardate un po', LH ha lo scudo rosso, gli altri, Fire e tutti gli altri
hanno lo scudo verde. Questo vuol dire che tutti quelli verdi, io perché sono il capo, andrò a inserire in guerra. Quelli rossi li lascio fuori perché penso, cioè secondo me, quelli rossi non potranno attaccare, o per un motivo o per un altro. Per questo video, ragazzi, dobbiamo fermarci qui. Nel prossimo video, prima di vedere come funziona una guerra, vi voglio far vedere come impostare un villaggio in guerra. Quindi imposteremo un buon villaggio sia per il multigiocatore, non con questo coso di muro così messo alla cavolo, ma creerò quindi un villaggio buono sia per multigiocatore, che vi difenderà abbastanza bene quindi, e anche per la guerra, perché noi non possiamo andare in guerra con questo villaggio. Dove ci presentiamo? Dobbiamo farci un villaggio buono. Quindi mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!